Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti! Bene, oggi siamo in compagnia di Lorenzo. Ciao a tutti! Quindi siamo Lorenzo al quadrato questa sera su Espertone e siamo in compagnia di Renault Clio, l'ultima, la sesta generazione, dopo 35 anni. Vorrei fare un paragone magari con una Clio del lontano 1990 e vedere magari l'illuminazione come è cambiata, quella sì sarebbe una bella... Enorme differenza. Non possiamo fare questo, ma facciamo un'altra differenza. Lorenzo ha sua sorella che ha la Clio, sempre Esprit Alpine 1600 e Tech, sì, quella che abbiamo portato nel canale, e vogliamo vedere un attimo la differenza che c'è e come sono cambiati gli interni e come sono cambiate l'illuminazione. Secondo me dal punto di vista dei fari a LED non è cambiato tanto. Non tanto, no. Non tanto, anche come si vede, non sono fari matrix oppure adattivi, eccetera. Però hanno fatto una bella firma luminosa, no? Interessante, molto bello, sì, molto più accattivante forse. Ecco, andiamo a vedere pregi e difetti di questa illuminazione perché ne abbiamo già riscontrate alcune e poi vediamo un attimo come funziona anche gli indicatori di direzione, eccetera. Quindi adesso io vi giro il nostro obiettivo. Questa è la nostra nuova Renault Clio, bella perché ho già fatto la recensione nel canale, se volete andate a vederla. Hanno fatto un capolavoro secondo me di estetica. Lorenzo, te cosa dici? Secondo me è molto interessante, l'hanno resa un po' più matura in generale come stile, però devo dire che mi piace. A me personalmente il posteriore fa veramente impazzire, mi piace molto ed è stato un cambio di direzione rispetto alle altre versioni dove avevano sempre un po' mantenuto lo stesso stile, ma questa volta secondo me hanno proprio cambiato stile e devo dire che lo preferisco rispetto alla quinta generazione. Sì, anche come proprio sembra quasi che abbia è un coupé ma con un terzo volume dietro che è molto interessante. Comunque andate a vedere la recensione che ho fatto di giorno, che lì vedete appunto com'è fatta. Ecco, allora questi sono i fari di posizione, è tutto full LED, abbaglianti, anabbaglianti, eccetera. E non so se riuscite a vedere, questa è la firma luminosa. Lorenzo, se vuoi accendere gli indicatori di direzione, così facciamo vedere come si trasforma il faro di posizione. Eccoci qua, questo è l'indicatore di direzione. Qui c'è davanti, adesso ve lo faccio vedere davanti e dietro. Non ci sono i fendinebbia, ormai stanno sparendo i fendinebbia, ma la nebbia c'è ancora. Eccoci qua. E questo è il nostro bello, no? Andiamo a vedere anche la parte posteriore. Qui c'è, vedete che c'è la luce LED anche nello specchietto retrovisore. Adesso io passo dietro così vediamo tutta l'analisi della parte posteriore e questi sono i fari belli, sempre full LED. Vedete qua ci sono il doppio faro in modo che quando apro il bagagliaio resta comunque sempre illuminato. Bagagliaio che è sotto qui, non c'è nessuna illuminazione, andiamo ad aprirlo e qui si vede il bagagliaio. C'è il copritarga, sempre tutto a LED. Tranne una cosa secondo me che fa veramente sorridere vedere ancora la luce alogena nel bagagliaio, insomma. Questo non riusciamo, Renault non riesce a toglierlo. Anche sulla Scenic ci sono ancora le luci alogene. È vero, questo non lo capisco ormai. No, non capisco neanche io sto discorso perché tiene la luce alogena quando è tutto a LED, anche le luci della targa, non riesco a capire. Vedete che nonostante il bagagliaio sia aperto si vede lo stesso i fari. Sì, questa è una bella cosa per la sicurezza. Quindi adesso chiudiamo qua, eccoci qua. Lorenzo, se vuoi provare a mettere la retromarcia, sì, così vediamo come sono le luci. Allora questo è lo stop, questa è la retromarcia, guardate che luce che fa. Lorenzo, noti qualcosa sulla telecamera davanti? Si vede bene? Si vede bene, dai. Secondo me meglio di quella della Elena? Allora, non c'è stato un grosso miglioramento. Quella della Elena si vede un po' in modo sfocato. Questa è un po' migliorata, ma non al pari di altre auto. Ad esempio, dalla Qashqai aziendale, che avevamo parlato sempre nel canale, si vede molto meglio. Ad esempio, la mia Ibiza del 2019 si continua a vedere, secondo me, meglio di questa telecamera, sinceramente. Sì. Dopo comunque vi faremo vedere quando saliamo dentro per far vedere un attimo l'illuminazione interna, però dai, un po' di miglioramento c'è stato. C'è stato un po' di miglioramento, sì. Questo è appunto i fari di posizione, abbiamo visto gli indicatori di direzione, abbiamo visto la retromarcia, manca
il retronebbia, che vediamo un attimo se è 1 o 2, 1 e basta, sempre nella parte sinistra, eccolo qua. Quindi questo è il retronebbia. Ok, non so se farvi vedere adesso il gioco di luci che fa quando si accende, magari proviamo a vediamo un attimo la chiave. Questo è all'interno, dopo andiamo a vederlo, non siate così curiosi perché volevo farvi vedere alcune chicche del nostro. Adesso spegniamo l'auto, ecco qua la carta. Comunque, eccola, quello lì è uno dei giochi che ci piace tantissimo. Veramente molto bello questo. Anche perché sono a volte questi particolari che un po' fanno innalzare il percepito dell'auto e questo personalmente mi piace veramente molto. Anche perché ci illumina la strada dove... Illumina la strada, sì. Devo dire, secondo me è nota personale, che si accende solamente nel momento in cui apriamo il veicolo, ma non si o adesso che l'abbiamo appena spento, ma non in tutte le condizioni in cui apriamo le porte. E secondo me questo è un po', cioè non ne capisco il senso, dal momento che c'è io l'avrei fatto accendere sempre, dato che può essere utile in tutte le circostanze in cui si apre effettivamente la porta per illuminare. Sì, esatto, noi arriviamo e deve essere acceso anche se non dobbiamo aprire la porta. Sì, cioè, esatto. Deve essere. Bene, allora così l'auto adesso è chiusa, ok? Adesso questo è il gioco di luci che fa quando ci avviciniamo. Oppure quando adesso prova a avvicinarti, Lorenzo, che come se dovessi salire. Era questo il gioco. Ok, allora questo è, eccolo qua, questo è il gioco che fa e poi accende la luce qui che vedete. Adesso noi proviamo a chiuderla, andiamo via, proviamo a chiuderla e questo è il gioco che fa quando si chiude. Quindi indicatore di direzione, luce bianca di posizione e poi pian pianino si spegne. Questo è il gioco che fa. Interessante, secondo me, come gioco di luci, e dopo comunque i fari si vedono molto bene. Dopo in caso facciamo un piccolo test su strada e questa è la luce. Eccoci qua. Bella, illuminata. Adesso gli specchietti non si sono aperti, però è bello che anche il logo... Esatto, non si è aperto perché ha due stati, cioè uno stato quando ci si avvicina ma si è ancora lontani, dove accende solamente le luci, poi quando ci si avvicina di più apre anche gli specchietti e sblocca la macchina, e questa è la stessa cosa che c'era nella Renault di quinta generazione, aveva la stessa doppia modalità, diciamo. Buono. Molto, molto interessante, questo qua non lo sapevo sinceramente, Lorenzo. Adesso saliamo su e vediamo un attimino. Allora, il particolare della porta, qui Lorenzo vedi che hanno fatto questa luce qua, sì, che stavo guardando prima smanettando, ho visto che c'è, se tu apri la porta, sta arrivando qualche auto vicino, non ti fa aprire la porta e qui ti lampeggia di rosso, come per dirti, attento che sta arrivando qualcuno. Poi quello lì è un option, magari questo è l'Esprit Alpine full option, però è sempre qualcosa bello, bello. Questo non c'era nella versione precedente, è molto utile sicuramente. Ok, qui abbiamo tutti i tastini retroilluminati, ma Lorenzo qua ha trovato un difetto, io non mi ero neanche accorto, sì, sinceramente. Dato che sono entrato per la prima volta nell'auto che era buio e dovevo scendere, non trovavo la maniglia, perché effettivamente con l'auto accesa all'interno è buia dove è la posizione della maniglia, e secondo me un LED qui, diciamo, ci sarebbe stato bene per illuminare la maniglia. Sì, anche perché la maniglia è nera e proprio non si vede. No, non si vede proprio. Non si vede, deve andare un po' a caso, almeno le prime volte sarà così praticamente. Sì, sparisce completamente. Dentro abbiamo comunque, ecco qua, le plafoniere che sono sopra, lì in alto, che fanno una gran luce, si vede molto bene, e cosa non da poco abbiamo le luci anche nella parte posteriore, eccoci qua. Quindi anche il posteriore è retroilluminato, eccoci qua, e abbiamo il plafoniere là sempre touch e a tocco. Ce l'aveva anche l'altra Clio? Sì. Ok, molto bene. E questa è l'illuminazione. Io adesso salgo dietro e così vediamo un attimo come è fatto il davanti display. Bene, adesso Lorenzo è uscito, lui si avvicinerà e vedrete la presentazione per quanto riguarda il doppio display da 10 pollici che fa. Eccoci qua. E adesso fa la presentazione, molto carina. Open Relink e qui Renault Alpine. Eccoci qua. Bene Lorenzo, cosa ti sembra come posizione di guida?
Bello, allora devo dire che il sedile è sempre sportivo, è leggermente cambiato lo stile, però è meno contenitivo dell'altro Sì. e devo dire che quasi lo preferisco perché era veramente tanto, quasi eccessivamente contenitivo. E devo dire che il resto mi piace tantissimo l'Alcantara che hanno messo qui, e sia l'effetto della luce che fa, ma proprio al tatto secondo me è veramente molto bello. E poi in linea generale, diciamo, stili già visti negli ultimi tempi nelle altre Renault, quindi nulla di troppo nuovo, però mi piace, devo dire. Sì, Anche l'Alcantara qui nel volante è molto bella, sì, adoro. bello che... Sì, vedi che anche comunque tutti i tasti sono tutti retroilluminati, non ne manca uno. Adesso io avvicino qua un Sì, attimo lo stabilizzatore. Nel volante, sia nella parte sinistra, nella parte destra, tutto illuminato. Anche lì i tastini del My Safety è illuminato. Il tastino dell'accensione, ecco, forse quello là dovevano curarlo un po' di più. Con quella plastichetta là non è... Mi mm, ricordo sulla prima capture che aveva tipo un metallo, era sì, molto carino. vero. Poi qua abbiamo tutti i tasti retroilluminati, anche quello della climatizzazione, cosa non da poco. Le prese USB-C sono retroilluminate. Qui poi c'è questo tablet, Sì. Questo personalmente proprio non mi piace. questo l'hanno Questo no. fatto, Non capisco neanche come pensano, cioè qual era la previsione, come doveva posizionarsi. Questo proprio non mi piace. hanno fatto un po'... Boh, neanche a me sinceramente, sembrano le custodie dei tablet, quelli che pieghi Mm, per tenerli su. Neanche a me piace più di tanto, cioè visto la qualità del prodotto, secondo me potevano fare qualcosina di meglio o proprio non fargli niente, sì, no, lasciarlo esatto, libero. non farlo, sì. Non capisco il senso di questa cosa qua, comunque vabbè. Poi vedete che anche qui sì, c'è la luce appunto dell'abitacolo e anche sulla porta, però non si vede la maniglia. La Mm, maniglia non si vede neanche con le luci accese dentro. Abbiamo comunque le luci anche qua sullo specchietto, sì. quindi se noi apriamo lo specchietto possiamo vedere tranquillamente. E illumina molto, devo dire. Sì, ha una bella, bella luce e dietro, come dicevo prima, ci sono le plafoniere qui, piccoline, sempre a sfioramento, quindi per il resto è ben illuminata, non manca assolutamente niente. Possiamo anche personalizzare comunque le luci. Sì, vi faccio vedere subito. Andiamo in Multisense dove andiamo a configurare la vita a bordo e in questa sezione abbiamo l'illuminazione ambiente e qui possiamo proprio personalizzarla e abbiamo insomma tutti i colori disponibili e tra l'altro la cosa bella è che non cambia solo l'illuminazione ma cambia anche proprio quello che si vede nel display, quindi Esatto, questa immersione completa vedete? molto molto bello. Bello sì, perché anche la parte lì dove c'è scritto comfort cambia tutto quanto. È interessante come... E secondo te il doppio display così, a differenza di quello di Elena che è in verticale? Beh, diciamo che è più al passo con i tempi, forse che lo stile del display verticale ormai è un po' passato, e quindi lo preferisco così. Sì. A me sembra un bel prodottino. Bene, adesso andiamo a fare un piccolo giretto di prova e poi faremo le conclusioni. Bene, facciamo un giretto qui nel parcheggio giusto per farvi vedere l'illuminazione che secondo me è sempre ottima ai fari della Renault. Sì. E anche volendo l'abbagliante automatico, sempre tutto full LED. Le luci sono bianche, si vede molto bene, è un bel fascio largo, purtroppo non ci sono i fari adattivi, ma stiamo parlando anche comunque di un segmento B, che comunque cioè, è già tanta roba avere dei fari full LED che alcune non hanno, quindi Clio è già da un pezzo che ha i fari full LED. Poi dentro è bella, intanto che corri hai tutta l'illuminazione che dopo comunque puoi sempre regolare e guardate così. Vedete adesso se io dovessi fermarmi e scendere non vedo la maniglia, proprio non so dov'è, devo andare a caso. E questo qua, boh, potevano mettere proprio una lucina piccolina lì dove c'è la maniglia, sarebbe stato più interessante. Prova a mettere gli abbaglianti, così gli Così è già abbaglianti, con le volo, abbaglianti, ok, così è senza. così è senza, prova a metterli e vedete che comunque arrivano su una buona profondità, non ho... veramente una buona illuminazione secondo Sì, me. sì, sì, buona per la categoria secondo me, sicuramente. Sì, stiamo parlando comunque sempre della Clio. Bene signori, che dire, io adesso giro tutto quanto e così ci salutiamo, tanto Lorenzo fa le prove qui nel parcheggio anche per fargli vedere com'è.
E Lorenzo, grazie mille, sempre Figurati. disponibile. E così volevo farti anche vedere la nuova Clio, poi l'occasione nuova. E, beh, è una bella macchina, l'hanno cambiata tanto, secondo me, sia dentro che fuori, ma è un'altra categoria. Sì, Almeno per me. è migliorata in generale, condivido. Sì. Bene signori, se il video vi è piaciuto un bel like, iscrivetevi al canale che è gratuito, e anche perché chi vi porta i video di notte se io non vado avanti? Cioè chi vi porta ancora i video così? Oh, io e Lorenzo? Solo noi due riusciamo a portarli. A parte gli scherzi, iscrivetevi al canale, attivate tasto notifiche e mettete un bel like. Ciao ciao! Ciao a tutti.